Allora, Night Blooms nasce da una collaborazione con il compositore Giovanni Di Giandomenico all'interno di una residenza artistica organizzata dall'Archivio AMOD, che si chiama Suoni e Visioni. E l'idea di questa residenza è proprio mettere in comunicazione registi e compositori, 3 coppie, che nell'arco di 3 settimane realizzano delle opere sperimentali a partire dall'archivio, dai materiali d'archivio messi a disposizione dall'Archivio AMOD. Diciamo, è un po' rivoluzionario perché piuttosto che partire da una scrittura per immagini e poi arrivare a una scrittura musicale, l'idea è proprio quella di partire insieme per elaborare una storia che già dal principio includa una riflessione e una scrittura con suono e musica insieme alle immagini e alla narrazione. Questa è una cosa singolare, originale, soprattutto per noi compositori, perché ci iniziamo a interfacciare fin dalle prime battute di creazione di un lavoro con la scrittura, che è una cosa che invece normalmente affrontiamo in un secondo momento. Quindi è pur vero che a me piace molto iniziare a lavorare alle musiche di un film ancor prima che ci sia del materiale girato, un po' come quando si scrive per teatro, quindi partendo da una sceneggiatura è più facile essere svincolati dai limiti di quello che poi è visibile nell'immagine, e quindi la musica in quel caso può veramente diventare, insomma, un terzo personaggio, un terzo elemento che si aggiunge all'immagine. Questo lavoro, diciamo, l'abbiamo in qualche modo pensato prima della residenza, perché la residenza offre la possibilità di candidarsi singolarmente o in coppia. Noi avevamo un'idea con Giulia Di Maggio, la regista appunto, di voler raccontare questa fragilità della relazione nella distanza e del desiderio oggi, in questa contemporaneità, di rapportarsi con l'amore, cioè parlare di amore, parlare della fragilità, della caducità dell'amore oggi, in una società in cui anche la distanza diventa un ostacolo importante. È stata la prima collaborazione con Giovanni, spero non l'ultima. Stiamo già lavorando a un nuovo lavoro che sarà il mio primo lungometraggio documentario, e anche qui stiamo partendo già in scrittura a ragionare sui temi del film, e devo dire che in generale per me è sempre stato fondamentale partire dalla musica, perché è una grande fonte di ispirazione per la mia scrittura, anche per il montaggio, per il ritmo, per le atmosfere. È un punto di partenza fondamentale per me, che fa parte del processo di scrittura. Sì, in qualche modo è più facile perché lavori direttamente a contatto con l'immaginario del regista. Quindi non stai seguendo un ritmo, perché nel momento in cui vai a girare hai già un ritmo, nel momento in cui vai a montare aggiungi un altro ritmo, un altro respiro. Quindi il lavoro che vai a fare successivamente da compositore è quello di interpretare, decodificare o a volte sfidare, quindi assecondare o tradire il ritmo del respiro di chi guarda. In questo caso invece è proprio già in scrittura l'intenzione di includere il suono. E infatti la procedura di scrittura che abbiamo utilizzato è una tecnica ibrida, perché per esempio in alcuni casi, soprattutto la prima settimana di residenza, non avendo ancora confidenza col materiale d'archivio, è un'esplorazione dell'archivio, cioè capiamo che tipo di immagini possono sostenere la nostra storia dopo averla scritta, ma nel frattempo capiamo anche quali immagini ci suggeriscono dei possibili risvolti della storia. Quindi l'archivio sostiene la narrazione, ma a volte la narrazione si sviluppa seguendo le trame di quello che succede nell'immagine d'archivio. Quindi è un po' uno scambio, è così come lo è stato fra me e Giulia, perché in alcuni casi per esempio si andava avanti montando più immagini e quindi poi io col suono seguivo quel flusso, quello stream di immagini, a volte il contrario. Per esempio la prima metà del film è stata scritta prima e quindi montata, diciamo, prima su immagini, su quello che volevamo raccontare. Da un certo punto in poi invece per esempio il suono ha avuto un suo sviluppo un po' come se fosse un radiodramma, indipendentemente dalle immagini, e l'archivio è stato montato sul ritmo del suono. Quindi è stato interessante perché non ha un ritmo compositivo univoco. È interessantissima questa domanda. È vero che è un lavoro concentrato sulla distanza, in particolare su una riflessione che
cerca di indagare il concetto dell'assenza dei corpi. È un po' uno spunto che viene sicuramente da una contemporaneità in cui comunque siamo immersi in un momento in cui veramente la rappresentazione dell'umano e l'umano stesso si confondono, iniziano ad esserci dei confini che sono imperscrutabili e insieme a questo, diciamo, fa parte un po' delle nostre generazioni poter sostenere relazioni a distanza, cosa che probabilmente un tempo era molto più complesso, mentre con videochiamate, con la possibilità di effettivamente vedersi pur essendo a distanze smisurate, è possibile avere una relazione, o comunque questa è un po' la domanda del film. È possibile senza corpi avere una relazione? E infatti tutto il film è giocato su questa assenza e questa brama, mescolata anche a un desiderio talvolta erotico che viene a mancare, costringe a immaginare. E quindi in questa immaginazione a volte ci si perde e in particolare nel film, essendo una telefonata tra queste due amanti distanti, quello che succede è che si raccontano i loro sogni vicendevolmente, ma lo fanno in un modo in cui si capisce che in realtà quello che si vuole dire veramente è altro, ma si sfrutta una narrazione onirica che può essere vera come no, per raccontare una verità che non si ha il coraggio di dire. Un elemento importante è il fatto che uno dei due personaggi, diciamo la ragazza che vive nella città della pioggia, è una pianista. Quindi lei, nel momento in cui si apre questa telefonata, c'è subito questo elemento musicale di lei che sta al pianoforte dopo una serata apparentemente, all'inizio sembra che abbia fatto una serata pazzesca, in hangover, e al pianoforte sta cercando di ricordare questa melodia che ha sentito in sogno. Quindi insomma la musica, oltre a essere un elemento che accompagna il film, è proprio dentro, è all'interno della narrazione, perché questa melodia è una melodia che lei ascolta in un sogno, la sente, che tra l'altro è un tema che io amo tantissimo, perché ma questo ci tornerò, quindi sente questa melodia e sostanzialmente gliela vuole riproporre perché sente che appartiene a lei. Lei era in quel sogno e questo suono che viene percepito in un sogno deve essere ricodificato nella realtà. Quindi la musica nel film in Night Blooms è uno dei temi, oltre all'amore. Ti dicevo questa cosa del sogno perché a me mi ha sempre affascinato. Capita raramente quando sogni di ascoltare musica in un sogno. Per me che faccio il compositore è una cosa interessante perché a volte mi sveglio, spesso la maggior parte dei casi non ricordi la melodia che hai, o il brano, la musica che c'era in una radio di una macchina, in un club. Però quella musica a chi appartiene? Cioè, la mia domanda spesso era: mi sveglio e dico, ma quella musica l'ho creata nel mio sogno, viene dal mio inconscio o è un ricordo, una memoria? Questa mescolanza a volte è indistinguibile, perché nei sogni non sai bene cosa sia la memoria, cosa sia invece una spontanea proliferazione di immagini, di associazioni di ricordi e fantasie, quindi è quella la dimensione che abbiamo cercato col suono. Cioè, infatti tutti i suoni, quasi tutti, sono collegati da questo flusso di coscienza come se fosse sempre un ricordo onirico. La musica del club, la musica che viene dal sogno della caccia alla tigre, che sono anche là materiali d'archivio. Ci sono dei flauti che vengono da un documentario sulla Moldavia degli anni 70, un altro sono delle pipe egiziane che vengono dalle rivolte in Egitto. Quindi ci sono anche strumenti che provengono da tutto il mondo, è come se fosse una sorta di musica globale. Quindi anche lì volevamo cercare di rendere questo contenuto estetico musicale il più universale possibile. Esatto, l'ho sentito in un sogno, sento che ti appartiene, sento che è tua, tu eri là. Questa cosa qui è quello che diceva Giulia poco fa, cioè noi spesso utilizziamo i sogni, a me capita spesso anche di completarli, quando ho voglia di raccontare un sogno invento delle cose, dei nessi, anche semplicemente raccontandolo lo sto già cambiando il sogno. Quando lo raccontiamo a qualcuno a cui teniamo, che ha un legame con noi in quel sogno, diventa ancora più potente come strumento il sogno, perché diventa un modo di comunicare anche indirettamente, senza far capire, però ti ho sognato, vuol dire che tengo a te,
vuol dire che ti sto includendo non solo nella mia parte razionale, ma anche nel mio inconscio. Come dire, cercare di includere il pubblico, cioè per me è fondamentale nel momento in cui faccio musica pormi il problema delle regole percettive prima, ma anche dell'emozione, perché un'emozione chiara per me non è chiara per un altro. E qua ci vorrei inserire un dettaglio che è importante nel suono del film, che sono le voci, che sono create interamente con l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo scritto la sceneggiatura, poi abbiamo selezionato 2 voci tramite un software di generazione vocale AI e le abbiamo iniziate a generare facendo una grandissima casistica di tipi di interpretazione di quel testo e poi facendo un micro editing di tutti questi frammenti, montandoli insieme. Quindi anche la scegliere le 2 voci, siccome sono 2 donne, a distanza, quindi al telefono, filtrate da questo strumento che comunque distorce, modifica il timbro della voce, era molto difficile cercare di dare tramite la voce un colore, un'emozione, un immaginario esattamente appunto al di là dell'archivio che ti permette di non fermarti a quello che vedi, ma sentire dei dettagli, per esempio la sigaretta, i respiri, l'incertezza, le sovrapposizioni fra le 2 voci, insomma tutta una serie di piccoli accorgimenti che ti fanno andare oltre l'archivio, che invece rappresenta l'immaginazione di chi ascolta. Sì, ci siamo chiesti tante volte se avessimo abbastanza coraggio per dare un vero lieto fine alla storia, che non è, diciamo che non è scontato in questi tempi, però sì, è un lieto fine, c'è un coraggio, è una sfida da parte di entrambe le individualità che richiedono, per la volontà di una, per il coraggio di una delle 2 persone, di chiedere ufficialmente o vieni o non venire mai più, perché in questo limbo in cui questa relazione sta per nascere e potrebbe concretizzarsi è fragile ancora, ha bisogno di fiorire, è come un bocciolo che potrebbe morire se non viene curato. E quindi sì, alla fine la notte fiorisce, ha diverse sfaccettature che ovviamente cercano di lasciare un'interpretazione aperta, però per come la vedo io sono i sogni che si sono raccontate, quindi questo mondo alternativo, questa immaginazione onirica ha portato a uno scambio che ha fatto cambiare qualcosa davvero nella realtà e quindi anche, diciamo, penso sia io che Giovanni abbiamo grande fiducia nel mondo e nella potenza dei sogni come una realtà a sé stante che però può influire su questa realtà.